Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale a questo nuovo video storia, il secondo di fila. Quando cazzo dormo sta settimana? Però come la maggior parte di voi ben sa, da qualche giorno è uscito un trailer che ha scosso leggermente noi della generazione degli anni 80. E sto parlando proprio dell'annunciato nuovo film o live action che sia proprio di He-Man, che uscirà questo giugno. E possiamo prenderci in giro quanto vogliamo, ma chiunque sia nato negli anni 80 ha avuto un'erezione vedendo queste immagini, che per carità, già a vederle così ci sono sia lati positivi che negativi, io spero tanto che non me lo smerdino, e nella storia di oggi andiamo proprio a vedere com'è nato questo personaggio, che per i più potrà sembrare un semplice giocattolo uscito alla fine degli anni 70, ma la realtà è ben diversa, perché dietro alla creazione di He-Man e al suo sviluppo ci sono alcuni aspetti fenomenali, tra i quali probabilmente la miglior campagna di marketing del mondo e il fatto che è stato il primo cartone animato ad essere ispirato ad un giocattolo, quando addirittura in America c'era una legge per vietarlo. È grazie alla creazione del cartone di He-Man che abbiamo potuto vedere sul televisore serie anche come i Transformers e i G.I. Joe. Non vi anticipo altro ragazzi, anche perché c'è una sezione abbastanza peperina all'interno del video, quindi iniziamo con questa favolosa storia. Come al solito ragazzi, il canale principale è ancora oscurato, se non volete perdervi i vecchi video basta che vi iscrivete anche al secondo canale dove trovate tutte le playlist. He-Man è stato creato dalla Mattel, un'azienda americana che quando è stata fondata nel lontano 1945 era a conduzione familiare. Ma quella che oggi, a ben 80 anni di differenza, è la seconda azienda produttrice di giochi più grande al mondo dietro soltanto alla Lego, che è presente in più di 35 nazioni e che vende i suoi prodotti in oltre 150 in tutto il mondo, iniziò il suo successo già a fine degli anni 50, più precisamente nel 1959, quando sfornò le Barbie. Iniziarono il loro vero successo con questa bambola maledetta con cui abbiamo giocato tutti, compresi noi maschietti, perché tanto o la vecchia fidanzatina oppure la sorella ce l'abbiamo avuta tutti, e effettivamente anche io mi sono abbastanza divertito con la Ferrari di Ken. Ma come se non bastasse, un decennio dopo, nel 68, fecero di nuovo centro con la serie delle Hot Wheels, quelle macchinine che alla fine sono arrivate anche in Italia. Purtroppo la pubblicità da noi è arrivata quella più pesante e molto più avanti, che però avevano riscosso anche loro tantissimo successo, col fatto poi che c'erano tutte le varie piste, che c'erano moltissimi modelli anche i più tamarri, e anche se non raggiunse gli stessi numeri delle Barbie, comunque è un'altra delle serie più vendute della Mattel. I veri casini iniziarono a metà degli anni 70, quando il CEO dell'azienda, tale Ray Wagner, decise di rifiutare una certa offerta. E direte voi, ok, normale, è un CEO, sarà una cosa di tutti i giorni. Peccato che l'offerta era di George Lucas, che voleva vendere i diritti di Star Wars alla Mattel per permettere loro di creare le linee dei giocattoli ispirati a Star Wars. Il problema è che il grande CEO della Mattel decise che $750.000 erano un po' troppi per un film che ancora non si sapeva se avesse fatto successo, e quindi declinò l'offerta. Il problema è che venne accettata dall'acerrimo rivale della Mattel dei tempi, ovvero la Kenner, la quale dopo l'uscita di Star Wars fatturò milioni e milioni di dollari con questa linea di giocattoli, e sicuramente qualcuno di voi ce l'avrà anche in casa, sti cazzo, dei pupazzetti che io non ho mai visto in vita mia se non a casa degli amici. Wagner, vedendo l'opportunità che aveva rifiutato e l'occasione perduta davanti ai suoi occhi, iniziò ad essere abbastanza frustrato e impose, neanche chiese ai suoi dipendenti, di creare una nuova saga che potesse competere con questa di Star Wars. Tant'è che ci furono tantissimi tentativi da parte della Mattel in quegli anni di tirar fuori qualche prodotto che potesse competere con Star Wars, ma non c'era verso. Ci fu tutta una serie di fallimenti su fallimenti. Ma a questo punto spiccò una figura di buon senso all'interno della Mattel, un capo designer di nome Roger Sweet, che pensò: non dobbiamo per forza puntare a qualcosa di stratosferico per battere Star Wars. Lui ebbe l'intuizione che forse la soluzione era creare qualcosa di più semplice possibile, qualcosa, cito testualmente,
che potesse essere facile da vendere così da far contento il loro CEO che era diventato insopportabile. Quindi un giorno andò e prese la serie Big Jim, che erano tutti pupazzetti muscolosi, diciamo proprio come diceva il nome, di uno dei franchise della Mattel, e li modificò creando 3 prototipi di quello che poteva essere un nuovo personaggio. E uno era un militare, uno era un astronauta futuristico e l'altro invece era un barbaro fantasy. Sappiamo tutti benissimo quale scelsero tra le 3 per creare poi He-Man, ma la coincidenza è che tra i 3 scelsero il barbaro, mentre in quegli anni usciva al cinema il film di Conan col nostro amato Schwarzi e che ai tempi ricevette anche una buona critica. E l'altra coincidenza è che la Mattel aveva anche all'inizio un patto per creare proprio i pupazzetti del film Conan, ma si rifiutò perché questi, essendo giocattoli per bambini, non voleva che fossero associati dai genitori a un film abbastanza violento e che addirittura aveva anche delle scene di seminudo, e quindi rifiutarono l'offerta di creare una linea di prodotti basati su Conan, ma ne crearono un'altra con un barbaro come protagonista. Voi capite che i registi non ne furono proprio molto contenti di questa cosa, infatti gli fecero anche causa alla Mattel dopo aver visto il loro nuovo personaggio, però questi ultimi riuscirono comunque a dimostrare che in realtà i loro concept erano precedenti alla creazione del film e che quindi le due cose non erano l'uno conseguenza dell'altra. Fu così che nacque il primo prototipo di He-Man, questo nuovo personaggio che doveva semplicemente trasmettere una sensazione di invincibilità, e difatti la Mattel studiò tutte le sue prossime mosse in base a questo aspetto, partendo dal fatto che era generalmente in scala più grande rispetto a quelli che erano presenti sul mercato, era decisamente più muscoloso e sproporzionato, molto più simile ad un bodybuilder che ad un normale pupazzo anche della loro linea Big Jim, ma soprattutto ebbero 2 intuizioni geniali. La prima è che non doveva essere il semplice giocattolo da buttare là sul mercato, serviva un background, una storia di chi fosse questo He-Man, e infatti, non so se ve lo ricordate, nelle prime confezioni dei giocattoli c'erano all'interno dei mini comic, dei brevissimi fumetti che ti spiegavano l'origine, la storia di questo nuovo barbaro. Mentre l'altra genialata fu voler fare per la prima volta nella storia una serie animata basata su un giocattolo, ma a questo ci arriviamo dopo. Domanda da $1 milione che tutti ci saremmo fatti almeno una volta nella vita: ma perché si chiama He-Man? Letteralmente lui uomo. Che senso c'ha? He-Man in realtà è un termine che in America esisteva già da tempo e stava ad indicare proprio un individuo con caratteristiche molto mascoline, un uomo forte, muscoloso, atletico, virile, in pratica un Arnold Schwarzenegger degli anni '80. L'altro motivo è anche perché era molto semplice da pronunciare in quasi tutte le lingue, quindi non servivano traduzioni eccetera. He-Man è il suo nome universale. Adesso non so se c'è qualche paese tipo l'Honduras o il Kamchatka dove si chiama in un altro modo, diciamo che globalmente è conosciuto come He-Man. Dovevano trovare un nome così altisonante da essere abbinato all'invincibilità. E sembra una cavolata, ma questo nome fa parte di una serie di scelte fatte a cascata proprio per incentivare questo concetto. Difatti la celebre introduzione, diventata ormai iconica negli anni, dice: By the power of Grayskull. Sempre per rimarcare questa cosa del personaggio invincibile. Una curiosità, so che molti di voi probabilmente la conoscono diversa questa frase, questo perché in qualche adattamento italiano e nella sigla iniziale del cartone veniva pronunciata un'altra frase. Per la forza di Grayskull, la grande forza è con me! Francamente ragazzi, dite come cazzo vi pare perché sono epiche entrambe, però quella originale, se proprio vogliamo essere ligi, è per il potere di Grayskull. Per il potere di Grayskull!
E per accentuare ancora di più questa cosa del personaggio invincibile, crearono il principe Adam, perché all'inizio non esisteva come personaggio, è stato appunto progettato dopo per marcare la transizione, il passaggio dal normale individuo in un essere sovrannaturale quando richiama i poteri del castello di Grayskull. E la stessa identica logica verrà utilizzata in futuro per She-Ra, quella che scopriremo essere la sorella di Iman. Anche lei ha la stessa struttura del nome, leggermente diversa perché ok, She e I è la stessa cosa, lui, lei. Mentre Man utilizza appunto la storia di uomo per sta montagna dei muscoli, la Mattel sapeva che non era una buona tattica per attirare il pubblico femminile, allora decise di aggiungere Ra, per richiamare proprio la natura divina del dio del sole egiziano. Quindi She-Ra a tutti gli effetti è come se fosse un'entità un po' più divina rispetto al muscoloso invincibile Iman. E il bello di questo franchise è che quasi tutta la sua struttura si basa sulla semplicità. La maggior parte dei luoghi, dei personaggi, dei nomi utilizzati al suo interno, infatti, utilizzano una logica molto basilare. Il castello di Grayskull si chiama così perché? Perché è un castello con una faccia de un teschio. Un qualunque bambino non ha problemi a ricordarselo. Cringer, ovvero letteralmente la tigre domestica di Adam, subisce la stessa identica trasformazione di Man e diventa Battlecat. Man at Arms è caratterizzato dal fatto che usa sempre i cannoni per sparare e per combattere, e la maggior parte dei nemici, dei personaggi secondari, sono tutti nomi aggettivo. Ovvero tu dal nome capisci già di cosa si trattava. E la stessa logica venne utilizzata per uno dei cattivi più iconici e personalmente più amati dal sottoscritto, ovvero Skeletor. E Or serve per rendere il nome più altisonante e minaccioso. Ma visto che è anche uno dei miei cattivi preferiti, diamogli anche un po' di background a questo tizio, perché all'inizio, nei mini comic che si trovavano all'interno delle confezioni, Skeletor ci veniva presentato come un essere che proveniva da un'altra dimensione. Era stato risucchiato all'interno di un portale e il suo scopo era riuscire a riaprirlo per portare con sé la sua gente e conquistare il mondo di Eternia. Nella serie animata invece ci viene data una lore un po' più ricca, una spiegazione delle sue origini. Skeletor in realtà era l'allievo di Hordak, un potentissimo tiranno spaziale che era stato sconfitto appunto dal padre di Iman tempo prima. Skeletor tradì Hordak per restare su Eternia, prendersi il suo esercito e il comando della Snake Mountain, ovvero la montagna del serpente. Ma dove viene creato un ulteriore background molto più articolato e che è piaciuto molto di più ai fan, visto appunto l'amore per questo personaggio, è nella serie animata del 2002, dove si scopre che in realtà Skeletor e Iman hanno origini in comune. Skeletor all'inizio si chiamava Keldor e era proprio il fratellastro di re Randor, il padre di Iman. Keldor era convinto che il trono fosse stato dato a Randor per via del suo sangue misto, perché lui era mezzo Gar. Decise quindi di rivoltarsi contro il fratellastro e durante lo scontro Randor gli lanciò una fiala di acido che gli sciolse il volto, lasciandolo soltanto con lo scheletro. A quel punto Kendor si rivolse a Hordak, il cattivo di prima, il quale con la magia nera riuscì a fermare questo processo, ma ormai rimase per sempre sfigurato e si trasformò da quel momento in poi nello Skeletor che tutti conosciamo. Ma uno dei più grandi successi di Man fu proprio grazie alla sua serie animata, che però teoricamente non l'avrebbero potuta produrre, perché in America vigeva una regola ferrea che tu non potevi creare una serie d'animazione, un cartone animato, basato semplicemente su un giocattolo. Ma fu qui che la Mattel ebbe una serie di colpi di genio. Insieme alla Filmation che produsse la serie, trovò una scappatoia. Si poteva creare la serie animata purché avesse dei valori educativi e non fosse collegata al mero giocattolo, cioè come unico scopo di vendere di più. E come riuscirono ad ottenere questa cosa? Se voi ci fate caso, la struttura di ogni episodio di He-Man è sempre la stessa. C'è Skeletor che nella sua montagna del serpente sta progettando un piano malvagio per attaccare il castello di Grayskull.
Grayskull. Quindi nella maggior parte dei casi abbiamo l'incursione degli scagnozzi di Skeletor all'interno del castello, i nostri personaggi che sono in difficoltà, il principe Adam che si dilegua perché deve mantenere la sua identità segreta per trasformarsi in He-Man, il quale risolve il problema scacciando gli invasori e facendoli tornare alla montagna del serpente, dove Skeletor giura vendetta. Questo tipo di struttura era geniale per diversi aspetti. Il primo è che He-Man non ha una trama orizzontale, come un normalissimo Dragon Ball per esempio, ma invece verticale, cioè ogni episodio è autoconclusivo. Questo decisero di farlo prima di tutto perché le emittenti potevano mandare gli episodi come volevano anche in ordine sparso, perché tanto non avrebbero rovinato la storia generale. Un altro motivo è perché facendo l'episodio autoconclusivo tu potevi includere la morale alla fine dell'episodio. Infatti, se ve lo ricordate, c'è sempre o Orko oppure He-Man che rompe la quarta parete e parla direttamente allo spettatore, mandando appunto il messaggio dell'episodio. E non dimenticare, meglio sani che sazi. Arrivederci! Era proprio questa la chiave per poter creare questa serie d'animazione, il fatto che fosse educativa per i bambini. A parte questo, furono anche attenti a tutta una serie di aspetti, come il fatto che He-Man è il protettore del castello di Grayskull, non è un guerrafondaio che cerca la violenza, anzi in realtà nei cartoni non colpisce mai veramente i nemici con la spada, spesso li spinge, li lancia via in dei fossi dove comunque non se fanno male, ok, tira qualche pugno, ma la violenza è veramente al minimo. Questo faceva sì che i genitori fossero contenti che i loro bambini erano fissati con questo giocattolo che era tanto attento a non divulgare violenza per quanto ci fosse azione all'interno della storia. Poi una piccola curiosità, negli episodi di questa serie viene utilizzata una tecnica che si chiama rotoscoping, di questa ne abbiamo già parlato in qualche video, adesso non mi ricordo bene quale, che consisteva nel filmare degli attori veri mentre facevano dei movimenti e poi ricalcarli fedelmente per creare l'animazione. Ma questa tecnica, oltre a darti una qualità del movimento superiore, ti permetteva anche di risparmiare moltissimo, perché tu riutilizzavi quegli stessi movimenti, quegli stessi schizzi a ripetizione durante gli episodi. Il pugno è sempre quello, ma magari cambia lo sfondo, cambia la faccia, cambiano i colori, eccetera. Questa serie divenne leggendaria, fu trasmessa tra il 1983 e 84, divisa in 2 stagioni per un totale di 130 episodi, e vedrà il suo primo reboot soltanto nel 2002 in una serie ben diversa in realtà, fatta comunque molto bene, per carità. Però qui cambiavano parecchie cose. Per prima cosa non c'era più la trama verticale ma era orizzontale, quindi ogni episodio era necessario per il protrarsi della storia. Ci spiegano finalmente perché è stato scelto Adam, il principe Adam, per ottenere i poteri del castello di Grayskull. Ci raccontano il background di Skeletor che vi ho spiegato prima, e in generale i personaggi diventano molto più profondi e caratterizzati rispetto a quelli che erano nella serie originale. La differenza qui sta che la prima stagione il nemico è di nuovo Skeletor, mentre nella seconda stagione ci sono come nuovi nemici gli uomini serpente comandati da Reis. Il dubbio che può venire in mente è: per quale motivo questo reboot non ottenne lo stesso successo della serie originale? Perché la nuova generazione di bambini ormai aveva giocattoli diversi da quelli che avevamo noi quando eravamo piccoli? In parte sì, ma l'aspetto principale è che la Mattel si diede la zappa sui piedi da sola, perché il motivo per cui questo reboot non ebbe successo è per via dei giocattoli. La Mattel saturò i negozi con 1000 versioni diverse di He-Man, che i bambini, quando andavano fisicamente in negozio per cercare il nuovo He-Man che avevano visto nel reboot, non riuscivano a trovarlo, ne trovavano altri 10 milioni dei tipi che non avevano nemmeno mai visto, ma quello che interessava a loro magari non c'era. E questo fu il motivo per cui questo reboot conta soltanto 39 episodi. Ma so che tutti quanti aspettavate questo momento, perché le 2 serie animate non sono le uniche trasposizioni che ha avuto questo personaggio sul grande schermo. Ce n'è stata un'altra in realtà, ovvero il film o il live action del 1987, I Dominatori dell'Universo, prodotto dalla Cannon Films, casa di produzione famosa per i suoi film d'azione a basso budget, dove He-Man è interpretato da Dolph Lundgren. Sì, a lui ci arriviamo tra poco perché non è la cosa peggiore di questo film. Partiamo dalla trama, che
che è praticamente un finale mai visto della serie animata, ovvero Skeletor è riuscito a conquistare il castello di Grayskull. Tramite una chiave cosmica creata da un, non lo so, gnomo, nano, troll, una roba strana, di nome Gildor, è riuscito a entrare a Grayskull, a catturare la maga e ad impossessarsi del castello. Iman, durante il tentativo di salvare Gildor, si trova contro l'esercito di Skeletor, è costretto a scappare e Gildor apre un portale nel quale entrano e si trovano catapultati sulla Terra. E quando gli chiesero per quale cazzo di motivo tu mi ambienti Iman sulla Terra quando invece dovrebbe essere in un mondo fantastico, che è praticamente l'aspetto principale della serie, la Cannon Films ti risponde per motivi di budget, perché gli sarebbe costato un botto ricreare un'ambientazione simile a quella di Eternia. Una volta arrivati sulla Terra, i nostri eroi perdono la chiave cosmica, che viene ritrovata da due adolescenti, una dei quali, ragazzi, sì, l'avete riconosciuta, è Courtney Cox, quella che poi più avanti farà Friends. Julie e Kevin la attivano per sbaglio, Skeletor riesce a tracciare il loro segnale e capisce che sono sulla Terra, quindi manda le sue truppe a recuperarla. Quindi, tra scontri con l'esercito in ambientazioni più strane possibile, il fatto che Iman più che la spada usa quasi sempre pistole laser in stile Star Wars e che il film si protrae per una lunghissima ora di niente, alla fine il nostro eroe torna su Eternia, al castello di Grayskull, riprende la spada, sblocca i suoi poteri, dice la celebre frase e si prepara per il suo duello epico contro una versione potenziata di Skeletor che sta utilizzando appieno i poteri del castello di Grayskull. Questo film è uscito nell'87 e in quegli anni, quando uscivano i live action, c'era moltissimo entusiasmo da parte del pubblico, perché il fatto di vedere i nostri eroi dei videogiochi, dei giocattoli, dei cartoni diventare un film era qualcosa che ci spingeva ben volentieri ad andare al cinema, ci aspettavamo davvero moltissimo. Non c'erano ancora chissà quali effetti speciali, se non su film con budget altissimi, vedi appunto Star Wars, però diciamo che eravamo contenti con poco. Qui invece fecero un disastro praticamente su tutto. Dolph Lundgren, spero si pronunci così, non ce l'abbiate con me, non era un problema tanto come estetica di Iman, perché ci poteva anche stare un ammasso di muscoli gigante, biondo, più o meno ci siamo. Il problema è che lui stesso cancellò Adam, il principe Adam, dal film, perché non voleva interpretare la parte di un principe timido, e infatti per tutto il film Iman è trasformato, non vedremo mai la sua versione debole, cioè la chiave su cui si basa tutto il ragionamento del cartone che vi ho detto fino adesso. Questo è il primo problema. Il secondo è che lui aveva un accento fortissimo, tant'è che pensarono addirittura di assumere un doppiatore. Dopo lui non volle saperne, quindi si ridoppiò da solo, ma voci narrano che alcune sessioni parlano anche di 10 doppiaggi prima di arrivare ad una pronuncia che nascondesse il suo accento originario. Io ti spiezzo il culo. Un'altra lamentela mossa dai fan è che nel film non c'era Orko. E quale fu l'ennesima risposta di sta cazzo di casa di produzione? Sarebbe costato troppo fare in giro un maghetto con gli effetti grafici, perché quello fluttuava e non aveva le gambe. Le ambientazioni erano molto più in stile Predator 2 rispetto invece a quelle che dovevano essere più medievali e fantasy del cartone. Ma tra tutto questo c'è una nota positiva, perché per quanto l'estetica di Skeletor secondo me non è fedele al personaggio, l'attore, tale Frank Langella, è stato fenomenale nell'interpretare Skeletor. È stato lui a richiedere un make-up così complesso e decise di accettare quella parte, interpretò il cattivo di turno, perché il figlio adorava la serie di He-Man. Un'altra cosa buona di questo film è che fu uno dei primi ad aggiungere le scene post-credit. Dopo il duello e dopo i titoli di coda si vede Skeletor uscire fuori dall'acqua con lui che urla "I'll be back", ritornerò. Tutto questo perché già durante le riprese del film la produzione sapeva che ci sarebbe dovuto essere un seguito, tant'è che crearono già i costumi e le sceneggiature per Master of the Universe 2. Il problema è che questo film andò talmente male che il seguito fu poi cancellato. Ma la cosa fichissima è che per non buttare via quelle sceneggiature e quei costumi li riutilizzarono in un altro film, ovvero Cyborg del nostro Jean-Claude Van Damme. All'interno di quel film ci sono diversi elementi che avremmo trovato invece sul secondo live action di He-Man mai creato.
Ovviamente c'è il giocattolo, ci sono i cartoni, c'è il film, vuoi che non ci siano i videogiochi? Ma quando mai? Difatti il primo titolo di He-Man uscì nel 1983 per Atari 2600 e Intellivision, un titolo stranissimo. Per più di metà del gioco ti trovi al bordo del Wind Rider in uno sparatutto a scorrimento, dovevi stare attento a non schiantarti contro le montagne e anche al carburante, perché se te lo finivi perdevi una vita. Una volta terminato questo livello, il gioco cambiava completamente e diventava una specie di platform, diciamo, perché tu vedevi da una parte Skeletor e dall'altra He-Man, per poi una volta raggiunto far partire un duello di spada che appunto grazie alla spada del potere ti permetteva di sconfiggere Skeletor, il quale scappava e il gioco ricominciava ma con una difficoltà maggiore, andava tutto più veloce. Siamo all'inizio degli anni 80 e per quanto fatti bene non possiamo aspettarci chissà quali titoli, però tra le due graficamente e tecnicamente la versione migliore era sicuramente quella per Intellivision. C'è però da spezzare una lancia a favore perché nonostante le limitazioni dei chip audio dei tempi sono riusciti a ricreare una versione molto elettronica dell'iconica sigla di He-Man all'interno del gioco stesso, quindi comunque era un bel accompagnamento. Il titolo successivo fu uno che non ti aspetteresti mai perché nel 1986 uscì Master of the Universe The Super Adventure per Commodore 64 e per ZX Spectrum, che era un'avventura testuale. La struttura è molto semplice, da una parte c'è He-Man, dall'altra Skeletor, tra parentesi fatti anche molto bene in pixel art devo ammettere. Al centro c'è una grafica che cambia in base a dove ti trovi, mentre sotto c'è appunto il testo e il cuore dell'avventura testuale che si basa sulla risoluzione di enigmi e sull'esplorare la fortezza. E il problema di queste prime avventure testuali è che c'era il parser, ovvero il programma che si occupava di capire quello che tu scrivevi a mano libera sulla tastiera, perché molto spesso se non eri preciso nello scrivere il computer non riusciva ad interpretare quello che tu intendessi. Il problema di questo gioco è che per quanto avesse una trama molto più articolata rispetto a quella del cartone e anche nuova, diciamo, mai sentita, perché a quanto pare Skeletor era riuscito a trovare un modo per rubare il potere del castello di Grayskull e He-Man doveva attraversare varie aree di Eternia per riuscire a bloccare questo processo, visto che il castello stava già iniziando a scomparire. C'era di bello che potevi incontrare dei personaggi come per esempio Orko e comandare anche loro, oppure il fatto che c'era anche la dimensione tempo. Se tu stavi fermo per troppo tempo senza digitare nulla, all'interno del gioco l'orologio comunque andava avanti e quindi aumentavano le possibilità di Skeletor di vincere. Il problema è che era di una difficoltà assurda, perché prima di tutto dovevi conoscere benissimo l'inglese per capire i vari indovinelli, e se tu sfacevi una scelta sbagliata all'inizio, magari non prendevi un certo oggetto eccetera, ti trovavi più avanti in un vicolo cieco e non potevi più continuare, dovevi per forza ricominciare da capo. Ci fu poi un altro titolo molto conosciuto, ovvero Master of the Universe The Arcade Game, uscito nel 1987, e qui si crea una confusione atomica, perché tu dal titolo dici ok, sarà un cabinato sicuramente. No, è un titolo uscito principalmente per i maggiori home computer a 8 bit dell'epoca. Soltanto più avanti sarà poi portato anche a 16 bit sull'Amiga e sull'Atari ST. Ma la confusione si fa perché nello stesso anno uscì anche Master of the Universe The Movie, del film Master of the Universe e non del cartone. E non è altro che un action platform a scorrimento dove He-Man può usare sia la sua spada che appunto quella maledetta pistola laser e deve andare in giro per lo schermo a raccogliere gli accordi musicali, che saranno appunto le chiavi del sintetizzatore di Gildor, per poter sconfiggere Skeletor. Ce ne furono poi altre versioni negli anni 2000, una uscita per Game Boy Advance che si chiama He-Man Power of Grayskull nel 2002, ma quella che vi consiglio di provare e di reperire è He-Man Defender of Grayskull del 2005, un hack and slash uscito per PlayStation 2. E questo titolo è anche particolare perché è un'esclusiva PlayStation 2 non voluta
voluta. Svilupparono la prima versione per PlayStation 2, ma poi finirono i fondi per fare le conversioni per le altre console. E non è neanche malvagissimo come titolo, perché la critica ha molto apprezzato il fatto che finalmente si potesse cavalcare Battle Cat, che fino adesso non se l'era cagato nessuno, e che si potesse esplorare una volta per tutte il castello di Grayskull in un'ambientazione 3D. Ci furono poi diverse versioni riprese più o meno intorno al 2010, nel 2012 uscì infatti He-Man The Most Powerful Game in the Universe, un gioco per iOS con una grafica molto cartonesca e abbastanza ironico. Ce n'è poi una versione Android uscita nel 2016 che francamente a me non piace, che si chiama Tappers of Grayskull, e questa è una chicca ragazzi, He-Man and the Master of the Universe Dragon Pearl of Destruction, che è stato proprio annunciato nel 2025, quindi dovrebbe uscire probabilmente entro quest'anno. Infatti trovate già la pagina anche su Steam. Un hack and slash in stile pixel art ma con la grafica molto più aggiornata, diciamo come i vari rifacimenti che abbiamo visto appunto delle Tartarughe Ninja, di Final Fight oppure di Double Dragon. So che avete letto il titolo e infatti una piccola premessa di questo capitolo in parte bonus. Siccome so che ci sono diversi papà che guardano i miei video insieme ai loro figli che magari sono anche piccoli, decidete voi se far vedere loro questo capitolo. Non perché parleremo di chissà cosa, ma è comunque un argomento, per quanto espresso in chiave goliardica, un pochino più da adulti. Senza girarci troppo intorno, He-Man è un'icona gay. Sia chiaro ragazzi, non voglio addentrarmi troppo in discorsi particolari visto anche il periodo. Ci rifacciamo a quello che succedeva negli anni '80 e a come veniva visto questo personaggio con questa estetica e queste caratteristiche e il movimento che è riuscito a crearsi dietro. Sebbene la Mattel negli anni '80 puntasse semplicemente come unico scopo a un pubblico di bambini, ci sono alcuni aspetti del franchise di questo anche personaggio che sono stati interpretati in maniera diversa e che sembravano essere un portavoce dei diritti della comunità LGBTQ. E ci sono diversi motivi che hanno portato una parte della stampa a vedere il personaggio in questa maniera. Fondato tutto quanto sul fatto che ai tempi c'era una censura molto rigida per quanto riguardasse i personaggi non binari, diciamo. E quindi chi voleva utilizzare un protagonista con queste caratteristiche doveva trovare degli escamotage per saltare questa censura. E una parte della stampa e della critica pensavano che la Mattel avesse sfruttato questa tecnica per creare un personaggio LGBTQPTRMN. Il primo punto era quella che viene chiamata l'estetica camp, che io ho scoperto facendo questa storia, ovvero un'estetica che si basava sull'assurdo e sul paradosso. Tu hai questo personaggio super pompato, muscolosissimo, bodybuilding a destra e a sinistra, e poi te porta i capelli a caschetto alla Paggetto. Come se non bastasse, il nostro protagonista non sembrava mostrare il minimo interesse romantico verso l'altro sesso. E questo alimentò un altro fatto, quello del coming out. Cercate di capire che ragionamento sono andati a farsi loro negli anni '80 su questo cartone. Il fatto che il personaggio in realtà era un principe maldestro, introverso, che diventava un uomo invincibile sbloccando un certo potere, era visto da alcuni come un vero e proprio coming out. Tu ti liberavi da questo segreto riguardante la tua sessualità che non volevi far sapere a nessuno, e vi assicuro che c'è stato un dibattito anche sul fatto che per fare questo utilizzavi una spada di forma fallica. Non so che cazzo ci scriverò nei sottotitoli di questo video per censurare un po' tutta sta faccenda. Ma la cosa più allucinante è che addirittura abbinarono l'estetica di Skeletor, il fatto che in faccia fosse un teschio, a un modo per rappresentare l'epidemia di AIDS che stava girando negli anni '80 durante la produzione di questo cartone. Skeletor impersonava il decadimento fisico di chi era affetto dal virus. Ma voi non state bene ragazzi, è un cartone per bambini, santa pazienza. Ci hanno messo la faccia di uno scheletro perché doveva essere qualcosa che rappresentasse il male. Ma fermi, perché la teoria più bella non è nel cartone ma è nel film. Secondo diversi giornalisti della testata Entertainment Weekly,
quindi una rivista di settore, all'interno del live action del 1987 ci sarebbe stata una sottotrama gay che altri non era che una storia di amore non corrisposto tra He-Man e Skeletor. Io adesso vi invito ad andarvi a vedere quel dannatissimo film e dirvi se secondo voi la cosa che vi viene in mente è che Skeletor voleva bombarsi a He-Man. Questo non è assolutamente un video che vuole criticare la comunità gay, le scelte sessuali personali, ognuno è libero di fare quello che vuole. Come diceva nonno, e questa ve la dico in marchigiano, finché de mezzo non ce va l'uculu mia, siamo tutti amici, spero non serva la traduzione. Qui però capite anche voi che questi pazzoidi della critica, cioè anche giornalisti veri e propri, si sono inventati delle cose più fantascientifiche della storia stessa. E il bello è che comunque alla fine di tutto, tutte queste cose messe insieme hanno effettivamente elevato He-Man come icona gay. E la stessa Mattel era ben lieta che He-Man avesse questa nominia, perché uno dei gruppi principali di consumatori erano uomini gay. E alla Mattel questa cosa andava benissimo, ma non soltanto per il profitto, ma perché erano contenti che il loro personaggio faceva breccia nei loro cuori. A loro piaceva veramente He-Man, ognuno lo seguiva per il motivo che voleva. Difatti anche con la serie Revelation la Mattel affermò che il personaggio era volutamente creato in questo modo, cioè con una sessualità non definita, in modo che ognuno potesse interpretarla a piacimento. L'hanno fatto apposta senza specificare se gli piacciono le donne, se gli piacciono gli uomini, se è asessuato, se in realtà non è binario ma si crede un criceto, perché almeno ognuno l'avrebbe potuto interpretare come cavolo voleva. Bene ragazzuoli, siamo arrivati alla fine di questa storia abbastanza particolare e insolita rispetto a quelle che abbiamo trattato finora. Volevo già da tempo parlarvi di He-Man, perché è uno dei miei personaggi preferiti. Vi feci vedere tempo fa in un reel quanto fui contento di aver trovato la replica del castello di Grayskull soltanto a 35 euro. E da lì a qualche fiera ho preso anche diversi action figures che si rifanno alla serie originale. Però He-Man è un mio sogno proibito di quando ero piccolino, perché avevo pochissimi action figures rispetto invece ai miei amici che ne avevano scaffali interi. Ma al di là dell'esperienza personale, che sicuramente come io ho la mia, voi ne avrete chissà quante, raccontatemele pure nei commenti perché sono curioso, He-Man è la perfetta dimostrazione di come delle scelte basilari ma ben fatte portano al successo. Se avete dei bambini piccoli, ragazzi, fateli giocare assolutamente in qualche modo con i pupazzetti di He-Man, perché è un universo che non devono assolutamente perdere. Si ritrovano le vecchie puntate in giro su internet, la serie Revelation è abbastanza recente e ancora più facile da trovare, quindi non avete scuse, fateli crescere bene questi ragazzini, perché tra He-Man, i Ghostbuster, i G.I. Joe, qui però che potrebbe essere un po' controversa la questione, e i Transformers, almeno uno di questi 4 franchise lo devono conoscere. Come tutti sono abbastanza in fibrillazione dopo aver visto il trailer del live action che uscirà adesso a giugno. Ho visto delle cose che mi sono piaciute e ne ho viste altre che secondo me invece mi fanno un po' pensare che forse non sarà proprio il live action che vorremmo vedere noi degli anni 80. Sicuramente l'avranno rifatto anche in chiave odierna, però quando ho visto alla fine l'estetica di Skeletor un attimo mi sono ricreduto, anche se un dubbio ce l'ho, perché io voglio soltanto una cosa da quel live action. Una cosa che non hanno capito con i reboot, che non hanno capito con il film né niente. È fondamentale che tu, se me fai una trasposizione a cartone o a film, live action, quello che te pare, mi sono finito la voce un'altra volta, di He-Man, tu me lo devi far trasformare con la musica originale, perché quella è qualcosa di fantastico e tutti all'unisono in quel momento abbiamo la stessa identica reazione. Pronto? Anch'io ho un'erezione. Bene ragazzuoli, questa era la storia di He-Man. Forse ne riparleremo una volta che sarà uscito questo live action, anche se purtroppo parlare di film su YouTube non è facile perché te li buttano giù per copyright continuamente. C'ho ancora il dente avvelenato per il video di Street Fighter che non vi ho mai potuto portare. Boia cane!
ma preparatevi al fatto che parleremo comunque in futuro di nuovo di He-Man su questo canale. Bene ragazzuoli, per questo video è tutto, vado a pulire l'audio, a tagliare i video, ad editare, metterci la grafica, rimontare il tutto, pubblicare il video e alla fine forse tra 6-7 giorni a dormire. Ma come disse una volta qualcuno, la grande